Buongiorno a tutti, bellissima giornata ventosa qui in Lapponia. Siamo vicino al Jokkmokk, la cittadina. Adesso ci dovremo tornare prima di visitare il parco del Muddus, il parco nazionale, perché Daniel ha un occhio bello rosso. Ieri era un po' arrossato, ma stamattina si è svegliato proprio con l'occhio rosso, e quindi andiamo a cercare una farmacia. Vediamo di fargli vedere l'occhio, per capire se possiamo prendere un colino o qualcosa, che non sia niente di grave, insomma. Intanto ci godiamo questa meraviglia. Volevo far volare il drone perché era una posizione meravigliosa, ma purtroppo c'è veramente un ventone, quindi non è il caso, purtroppo. Forza, buona giornata a tutti, ovunque voi siate e ovunque voi andiate. Ok, siamo all'entrata del Muddus National Park e niente, l'ingresso è vietato ai cani, e quindi siccome sembra molto bello io me ne resto qua con loro e mi sembra giusto farlo vedere ai ragazzi almeno, quindi mi porteranno una testimonianza filmata e fotografata del parco. È un peccato perché abbiamo guardato le indicazioni, dal 1° di gennaio al 30 aprile è possibile entrare coi cani. Adesso non so chi ci entri perché probabilmente qui è tutto ghiacciato, ma forse proprio per questo, perché la fauna, probabilmente alcuni animali sono in letargo. Qui ci sono gli orsi, ghiottoni, linci e quindi, beh, la lince non va in letargo, però comunque sia probabilmente è permesso per questo. Poi dal 30 aprile in poi, quindi dal 1° maggio in poi è vietato l'accesso ai cani, sicuramente per tutelare la fauna, per fare in modo che non venga spaventata. Anche le stesse pipì dei cani o la cacca possono comunque confondere, mandare un po' in palla gli animali perché sentono odori particolari, giustamente, quindi la natura va rispettata, in certe aree c'è il divieto, va rispettato, punto e basta. Quindi io me ne sto qua nel parcheggio ad aspettare che tornino e niente, vi racconteremo. Speriamo che facciano dei buoni video, così poi vi faremo vedere il parco. Ciao! Siamo entrati nel parco nazionale di Muddus. Siamo solo noi, io e i bambini. Andrea è rimasto fuori coi cani perché purtroppo, come in tanti parchi nazionali, i cani non possono entrare. Ci sono diversi percorsi all'interno di questo parco dove si può anche piantare la tenda e fermarsi per la notte, oppure ci sono a disposizione delle cabine, quindi questi casottini tipici rossi dove trovi la legna, dove trovi le stoviglie, le posate, insomma, puoi pernottare. Ma perché le cascate? Andiamo! Ah, sono di là le cascate? Sì. Allora sono contento. Io volevo andare qua. Dai, piano. Sei Noah? Sì.
Oh, link in descrizione, ragazzi, link in descrizione. Ciao a tutti, Ciao. Ciao. di nuovo in strada, siamo in direzione sempre nord, non ce ne siamo accorti ma abbiamo superato la linea del circolo polare artico, peccato che non abbiano messo un cartello perché so che dalla parte est, diciamo sull'autostrada che sale costeggiando il Baltico, c'è un cartello che segna proprio questo traguardo e vabbè, fa niente, l'abbiamo passato comunque. Ci sono 15 gradi, però si sta bene. Stiamo andando verso Kiruna, che è l'ultima, diciamo, ultimo centro abitato della Svezia. Dopodiché non c'è più niente, c'è il parco naturale di Abisko e poi finisce la Svezia. Bene, proseguiamo, speriamo che ad Abisko i cani possano entrare. Speriamo. Anzi, anche perché a dire la verità, mentre io ero nel parcheggio ad aspettare loro con Mai e Cheyenne, ho visto che un paio di, diciamo, di coppie, di persone sono entrate coi cani, anche svedesi, che sono che di solito sembrano molto molto rispettosi delle regole, però effettivamente un attimino da italiano medio mi è venuto sulla cosa di dire adesso li prendo i cani e vado anch'io, tanto non c'è nessun controllo, però alla fine, come vi dicevo prima, boh, se ci sono dei divieti è anche giusto rispettarli, perché se ci sono c'è un motivo e insomma, non mi va di andare in terra straniera a fare quello che infrange le regole del posto, quindi è andata bene così, giusto così. Adesso proseguiamo, qui la vegetazione è sempre fitta, però non so spiegarvi, si sente area di frontiera, cioè si sente che si sta arrivando verso la fine di qualcosa, no? Verso un'estremità, perché c'è un'area più, non lo so, rarefatta, è difficile da spiegare a parole, però è così, sarà più un effetto psicologico che reale, un po' tutto quello che le fini di qualcosa, no? Gli arrivi esercitano proprio a livello di fascino personale. Vedremo, dai, vedremo come sarà Kiruna e Abisko, vi faremo vedere, viaggiate con noi. Ciao! Ciao. Oh, eccoci qua, mangiamo chiusi dentro perché Siamo assaliti dalle zanzare. non lo sapevamo, fino adesso ne avevamo beccate poche. Però sono zanzare che non mordono. Sì, perché Poco. in realtà io sono stato fuori più di un'ora mentre Michela si preparava, cucinava, effettivamente ci sono, ti ronzano intorno, però non Ce ti ne sono danno, tante. però non è come a casa che te le senti ronzare proprio in faccia che ti pungono. E poi sono big, cioè sono grandi. Sono Sono grandi. enormi Sono ma big. innocue. Sono un po' Innocue, babbe, insomma, un esatto. po' babbe, Si però, lasciano anche uccidere facilmente. però meglio così, dai, va Hai bene. preso una. Ecco, Daniel ne ha appena uccisa una. Ecco, Cosa mangiamo stasera? Niente. pasta integrale con ragù di soia e uovo no. strapazzato. Oh, direi. Chiamato scramble.
Anche qui trovi quelli che ti si piazzano attaccati. Ieri sera eravamo belli tranquilli, stamattina tutti appiccicati a noi, proprio a spazio privacy zero. Ora magari arrivi tardi, sei stanco, non lo so, però questa cosa qui c'è fissa dappertutto, perché ti arrivano e ti si piazzano addosso. Vabbè, vado a far colazione adesso. Ciao a tutti! Buongiorno! Giorno 13, siamo arrivati a metà viaggio e giustamente, probabilmente abbiamo fatto i calcoli giusti, siamo in cima, diciamo, alla Svezia. Siamo andando da Visco, adesso passeremo per Kiruna, il tempo è un po' instabile, però qui mi sa che è così, bisogna afferrare il momento, cogliere l'attimo, e adesso vediamo di arrivare per pranzo al Parco Nazionale, mangiare qualcosa e farci un giro là, vediamo. Tra l'altro Andrea mi prende in giro, ma io vi assicuro che il cielo è più basso. Esattamente, ma perché la terra è piatta, per quello, no? Allora... No, davvero, sembra nettamente più basso il cielo. È la frontiera. E che dire, poi io sono ancora contrariato perché ieri sera ci sono piazzati un furgone e una macchina con la tenda praticamente attaccati a 1 metro da Ronzi. Uno viene in Svezia, in Lapponia, per starsene per i cavoli suoi, e li si piazzano di fianco anche lì. Questa roba a me fa proprio imbestialire. Sarà che al compleanno Michela mi ha regalato la maglietta con l'orso incacchiato, quindi da lì capite un po' il mio carattere, che poi non è questione di essere socievole, perché sono socievole, ma è questione che uno vuole il suo spazio e la sua privacy, no? Viene nei boschi apposta e gli si piazzano di fianco. Vabbè, adesso andiamo verso Abisko e vi faremo vedere com'è questo parco. Abbiamo guardato sul sito ufficiale e sembra che qua i cani, almeno sui sentieri tracciati, quindi vabbè, possano entrare tutto l'anno, quindi incrociamo le dita. Al guinzaglio, vabbè, ci mancherebbe, incrociamo le dita, perché questo onestamente mi seccherebbe perderlo, quindi vediamo un po'. E incrociamo le dita anche per il tempo, perché è un po' così, qui cambia in modo molto veloce, vediamo. Ma perché è basso il cielo, perché quello è il problema. Ciao ragazzi! Ciao! Eccoci, siamo sempre sulla E10 in direzione a Visco, abbiamo sorpassato Kiruna e qua da un po' di chilometri la vegetazione è veramente cambiata. Come potete vedere si è abbassata notevolmente l'altezza degli alberi, sono più che altro arbusti grossi, e alla nostra sinistra ci sono delle montagne, c'è qualche chiazza di neve, ci sono 16 gradi e c'è un bel vento, non so se lo potete vedere dal video, ma tira il furgone e balla, se supero i 100 ballonzoliamo di qua e di là, quindi andiamo tranquilli, sempre più a nord.
c'è un vento notevole, stiamo facendo un percorso d'anello di 2 ore perché gli altri erano di 7-8 ore, quindi devi essere molto più attrezzato di come siamo noi. Tra l'altro le previsioni danno che da domani in poi per 4-5 giorni cambierà